Dai libri della sapienza rivelata del Dio vivente, leggiamo un messaggio della Vergine dell'Eucaristia del 23 novembre del 1999. Cari figli miei, oggi con il mio cuore di madre vi invito a realizzare l'amore e la pace nelle vostre famiglie e nella società. Io desidero che vi apriate con piena fiducia all'opera dello Spirito Santo, il quale vi manifesterà non tardi il nuovo volto dell'umanità, purificata e riconciliata con Dio. Pregate, figli miei, perché senza sosta io tocco i cuori delle creature che già non hanno più la speranza. Io cerco in modo particolare quei figli che si sono arresi al male. Tra breve riceverai ancora due segreti che segneranno il tempo del termine delle apparizioni pubbliche. Dopo verrò di nuovo per annunciare una nuova apparizione che vi indicherà il tempo nel quale la terra sarà avvolta da varie sofferenze, perché la giustizia, la fedeltà e la fede possano trionfare. Vi invito tutti ancora a dare vita ai focolari di preghiera, che io stessa custodirò con la mia presenza. Dei giorni tristi si avvicinano e per questo vi sto invitando alla decisione per Dio. Ho bisogno della vostra collaborazione perché l'ora dell'angoscia possa passare nel più breve tempo possibile. Io desidero che ritroviate Gesù nel suo tabernacolo. Parlate a tutti dell'importanza che ha il ministero sacerdotale. Perdonate e pregate per i miei figli sacerdoti. Siate loro accanto, come io sono accanto a voi. Siano lodati i cuori di Gesù, Giuseppe e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera il messaggio è veramente, veramente forte. La Madonna con molta chiarezza ci sta invitando, anche se nella sua dolcezza, nella sua suavità, ci sta chiamando alla pace. Questa pace non può venire se noi non la creiamo dentro le nostre case, nelle nostre famiglie, così che tutta la società lo possa ricevere. Ma noi siamo lontani, cari amici, dall'azione dello Spirito Santo. Spesso, anche in questi ultimi tempi, appena il Signore ci prova, oppure purtroppo per noi scandisce il tempo finale della nostra esistenza, veniamo meno, non abbiamo più un volto di fiducia, la nostra umanità si impoverisce e così non accettiamo che Dio possa purificare il mondo, ma anche cambiare la nostra vita. Ecco perché la Madonna, nonostante tocchi tantissime persone, però la gente si allontana dal paradiso. La Madonna ci dice che cerca, continua a cercare, lei è l'inarrestabile madre del Maestro e sull'esempio di Gesù continua lei perché vede che tanti figli si sono ormai abbandonati, arresi al male, alle circostanze che il male ha prodotto e anche come frutto del peccato di ciascuno di noi nelle nostre personali esperienze di vita. La Madonna ci sta dicendo che stanno per terminare le apparizioni pubbliche, ma essendo un'apparizione ancora in corso, ci dice che poi verrà ancora una volta. Quindi tutti quelli che dicono che Manduria è terminata, ecco, possono stare tranquilli perché la Madonna verrà ancora una volta per fare un'apparizione di tipo pubblico nell'annunciare giustamente il tempo in cui tutti noi avremo delle consolazioni, oltre che staremo in mezzo a mille sofferenze. Questo la Madonna lo fa perché
mantiene sempre le sue promesse. Ciò che la Madonna ha detto in altre apparizioni le compierà tutte nelle ultime apparizioni moderne, finali dei nostri anni. Ci dà ancora un invito la Madonna, beato il cuore che ne capisce e ne comprende il valore. Vi invito ancora una volta a creare focolari di preghiera. Lei dice che li custodirà direttamente con il suo cuore e la sua presenza. Questo vuol dire, cari amici, che la Madonna starà in quelle famiglie, creerà un'aria diversa, creerà una luce spirituale che desterà i cuori, illuminerà le coscienze, aiuterà, consolerà e determinerà un cammino più sicuro. Ci dice poi che giorni tristi si sarebbero avvicinati e noi lo vediamo nei nostri giorni, situazioni veramente complicate. Quanti giovani, quante persone si tolgono la vita ogni giorno e quanti altri vanno per il cammino delle loro strade e poi perdono la vita senza avere mai pensato al Signore, oppure avere dedicato magari un'ora sola al giorno di preghiera. Ci siamo dimenticati di Dio, cari amici, capiamolo. E questo è il problema della nostra crisi. Ora io vorrei dire, ma quanto tempo dobbiamo stare in crisi? Non è per sempre la crisi, non deve essere per sempre. Questo buio che il Signore permette anche nella nostra vita personale deve avere un fine e deve avere una fine. Non possiamo tutta la vita pensare che Dio ci perdonerà, poi verrà il momento migliore per. Non è per sempre, cari amici, come non è per sempre il dolore, la sofferenza quando ci colgono, ecco, dei messaggi di persone che stanno male e che sono anche in una situazione abbastanza difficile, cosa ci viene da dentro al cuore? Ti dire al Signore e a noi stessi, Signore, sia fatta la tua volontà, ma come amaro, come duro, ma vediamo che anche quei momenti non saranno per sempre. C'è un passaggio nella nostra vita che deve avvenire in un tempo speciale, così anche la nostra conversione, perché poi arriva quello della sofferenza, poi arriva quello della malattia, infine, cari amici, arriva quello del saluto finale. E lì non abbiamo più tempo utile possibile per riconciliare quelli che abbiamo attorno a noi, non possiamo avere più neppure un istante perché sta per terminare quel tempo. La Madonna adesso ci chiede la nostra collaborazione, quindi la nostra conversione deve accadere adesso, non domani. Il tempo non è a nostra disposizione e nessuno di noi può contare un solo secondo in più di quello che è già passato, quindi che è appena superato. E posso dire adesso sì, ma dopo non so. Quindi viviamo la nostra vita, ma non siamo padroni del tempo. Ecco perché la Madonna ci dice che desidera che ritroviamo Gesù nel tabernacolo, perché solo ai piedi di Gesù ritroviamo il tempo perduto, conquistiamo il tempo futuro e il tempo presente comincia ad avere un sapore differente perché viene impastato di soprannaturale grazia, presenza attiva del Signore. E poi ci dice un messaggio tra i messaggi, forse uno tra i più importanti. Parlate a tutti dell'importanza che ha il ministero sacerdotale, a fronte di quanti invece soprattutto in questi nostri giorni, hanno deriso il ministero sacerdotale, lo hanno distrutto, hanno crocifisso il senso dell'appartenenza sponsale sacerdotale a Cristo, uscendo fuori dalla Chiesa, parlandone male, dilaniando in ogni modo. La Madonna, vedete, ci parla
dei laici, cioè della nostra vita, ci parla dell'Eucarestia, quindi l'esistenza primaria per cui vale la pena e per cui meriteremo il paradiso, vale la pena soffermarci. E poi ci parla dei sacerdoti, sono queste le tre realtà che girano intorno al messaggio di Manduria. Ecco, ci dice la Madonna, siate loro accanto come io sono accanto a voi. Abbiamo sentito anche ultimamente di sacerdoti che oltre ad andare fuori, lontano dalla Chiesa, alcuni hanno avuto, come dire, questa caduta e quindi hanno dato ascolto al dolore del loro cuore, forse a tanta solitudine, perché oggi i sacerdoti sono attaccati dal demonio, ma perché i primi ad abbandonarli sono i sacerdoti più grandi. Bisognerebbe avere case sacerdotali in cui i giovani, stando con i più grandi sacerdoti, prendano viva forza dalla esperienza di chi ha già maturato un sacerdozio più grande, più, come dire, più avanti nel tempo e le esperienze dei più grandi possano diventare quelle dei più giovani. Lasciamo questi giovani sacerdoti in balia di donnicciuole che all'inizio col millantato desiderio di seguire Dio, alla fine poi entrano in chiesa e finiscono spogliati, e poi nei letti stessi di questi poveri giovani sacerdoti, e via dicendo, anche per la perversione omosessuale, eccetera, perché si trova fuori da Dio lo sfogo della carnalità. Quando una persona è vivamente pregnata dell'amore sponsale di Gesù, non ha bisogno di cercare queste cose, non le sente necessarie. Cioè, non è che sono corpi di persone morte, sono vive, ma non hanno in loro questo effetto così preponderante perché è la grazia, l'amore e tutto quello che è la preghiera fa sì che questi sacerdoti vivano talmente bene questa esperienza che non si sentono assolutamente sopraffatti dal desiderio di tutte queste altre cose che, diciamocelo francamente, amici, sono le solite cose che il demonio propina: la carnalità, i soldi, la droga, l'alcolismo e la perversione. Non c'è niente di diverso, siamo sempre alla stessa frutta, alle stesse storie, ma la Madonna ci dice: date un taglio, figli miei, abbiate la forza di relazionarvi veramente con la grazia di Dio e lo Spirito Santo circonderà le vostre case, le vostre parrocchie, le vostre esistenze. È chiaro che il nostro modo di vivere Gesù Cristo, se è falso, si vede nel momento della solitudine e della prova. È lì che scatta dentro di noi la vera o la falsa fede o addirittura la fede indecisa. E in quel momento, allora è adesso che dobbiamo dire a Gesù e alla Madonna: noi ci siamo. Questa consacrazione che abbiamo fatto decine e decine di volte davanti alla tua santa presenza non sia una proroga di tutte le cose che devo fare oggi, ma Madre Santa, stimolami al fine che tutta quell'acqua sporca che sta passando, tutti quei conflitti, tutti quei traumi, tutte quelle desolazioni, perché siamo in una valle di lacrime e quindi costretti a doverli anche subire, possano passare non solo in fretta, secondo i tuoi piani, ma in una maniera che io possa essere dignitosamente cristiano. Ecco, cari amici, io vi ringrazio e desidero ricordarvi tutte le persone che sono in particolare sofferenza adesso e forse si preparano anche ad andare verso il cielo. Pregate anche per me, perché non mi sento tanto bene. Pregate per tutti quelli che stanno aiutando l'opera d'amore e preghiamo anche per tutti quelli che fanno del bene, che non ci sia mai un'arrendevolezza. Fare del bene è come dire mettere i soldi veri nella banca di Dio.
e alla fine di Zoom ci sarà anche una slide, voi potete vedere chi desidera aiutare le missioni che stiamo facendo può tranquillamente fare la propria offerta. Vi raccomando, cari amici, per Celeste Verdura, è un momento molto difficile e anche tanto caldo. Abbiamo diverse spese da affrontare proprio per tenere questa campagna, il giardino, umidificato e salvaguardare questo piccolo lembo di terra di paradiso perché veramente questo sole non bruci quanto sia stato già coltivato con amore, frutto di tanti sacrifici. Vi ringrazio per ogni fiore, per ogni aiuto che date e che Dio vi benedica. Mi raccomando ancora, unzione, unzione, unzione.